Quanto possiamo essere cattivi? Abbiamo già parlato in un video precedente di cosa l'uomo possa essere capace di fare se spinto da autorità. Ma se non è spinto da queste? Philip Zimbardo, uno psicologo sociale americano di origini italiane, voleva capire cosa sarebbe successo se appunto l'autorità e il potere fossero state date al contrario proprio alla gente. Se gli fosse dato potere illimitato, si chiedeva cosa sarebbero capaci di fare. L'esperimento della prigione di Stanford, che Zimbardo attuò su dei studenti universitari che avevano superato dei test per dimostrare la loro buona salute mentale, è una prova dell'effetto che la sete di potere produce all'uomo. Diede a metà di essi il ruolo di guardia carceraria, mentre all'altra metà spettò il ruolo di carcerato. Cercò di rendere l'esperimento, e quindi l'ambiente in cui si sarebbe verificato, il più realistico possibile. I carcerati quindi vennero spogliati, privati degli effetti personali, e gli vennero date soltanto delle lenzuola e una tenuta da carcerato. In più, per amplificare il senso di disumanizzazione nelle loro menti, vennero chiamati con un numero che gli venne conferito e non con il loro nome. Le guardie invece vestivano di uniformi militari e occhiali da sole per evitare il contatto visivo ed erano muniti di manette e manganelli. A loro era stata data piena libertà di esecuzione per mantenere l'ordine. Con grande sorpresa anche di Zimbardo, l'esperimento dovette concludersi dopo appena 6 giorni, perché l'ambiente era divenuto troppo ostile e invivibile. L'avere dato potere illimitato pare che avesse legittimato i studenti guardie a fare ciò che volevano con gli altri, trattandoli come schiavi. Gli era stato impedito addirittura di mangiare e dormire, ed erano stati incatenati e incappucciati. Caso analogo di crudeltà umana avvenne nella famosa performance che tenne Marina Abramovic nello studio Morra di Napoli. Questa si presentò al pubblico posando su un tavolo alcuni strumenti di piacere e dolore. Disse che nelle seguenti 6 ore gli spettatori avrebbero potuto utilizzare qualsiasi tipo di attrezzo posato sul tavolo su di lei e che lei sarebbe rimasta impassibile. Quello che si verificò fu assolutamente scandaloso. Sul tavolo erano presenti oggetti apparentemente innocui come dei fiori e altri ovviamente pericolosi come diversi tipi di coltelli e una pistola. Inizialmente la performance risultò molto tranquilla. La gente anzi aveva dei comportamenti molto dolci e cortesi con lei. Chi le accarezzava il volto e chi addirittura le offriva un fiore. Dopo qualche ora però, constatando la sua assoluta accondiscendenza a qualsiasi cosa, la situazione divenne ben presto drastica. Chi le tagliò a brandelli i vestiti, chi la trafiggeva con le spine di una rosa, chi addirittura le succhiava il sangue dalle ferite precedentemente infertole. Arrivò addirittura un momento in cui uno spettatore le mise la pistola sulla mano e il dito sul grilletto e direzionò l'arma sulla sua testa. A quel punto però il gallerista si precipitò nella scena, afferrò l'arma e la buttò fuori da una finestra. Alla fine delle 6 ore l'artista, con il volto rigato dalle lacrime per il dolore fisico e nel vedere fin quanto si fosse spinta la crudeltà umana nei suoi confronti, si alzò e si diresse verso il pubblico, che lasciò velocemente lo studio, incapace di reggere lo sguardo vergognato dopo tutto il dolore arrecatole. Da questi 2 esempi pare che sia possibile indurre persone per bene a compiere atti crudeli e indicibili, se immerse dentro situazioni estreme dove questi sono legittimati a farlo. Zimbardo disse: qualsiasi atto di crudeltà che va assolutamente fuori i nostri canoni di decenza e umanità civile può essere compiuto indistintamente da ognuno di noi, se sottoposto alle giuste o sbagliate pressioni situazionali.